Biotrucco. Ciao biotruccose e biotruccosi, benvenuti in questo video. Voglio oggi parlarvi dei possibili utilizzi di una saponetta solida che molti demonizzano perché la trovano poco pratica, ma a mio avviso è il sapone più pratico del mondo, soprattutto se si tratta di una saponetta artigianale. Intanto spacchettiamo un regalo. Si tratta di una collaborazione gifted da parte di SAF, saponificio artigianale fiorentino. Questa azienda punta su materie prime cosmetiche di alta qualità e un prodotto finito eccellente. Innanzitutto voglio ringraziare l'azienda perché mi ha dato la possibilità di scegliere dal suo nuovo catalogo i prodotti che di più mi potessero piacere. Quindi ho scelto delle saponette che sono delle creazioni artistiche a mio avviso. Come vedete oggi indosso dei cammei che però sono dei finti cammei. Bene, le saponette che ho scelto hanno qualcosa a che fare con i cammei. Prendiamo la scatola che ho già aperto in realtà, ma ho voluto conservare per farvi vedere come loro impacchettano gli scatoloni con questo nastro adesivo personalizzato che è il marchio del saponificio artigianale fiorentino con il giglio simbolo di Firenze. Dovete sapere che questa azienda, oltre a creare dei saponi molto belli, particolari ed estremamente profumati, con profumazioni non stucchevoli, non forti, ma persistenti e particolarmente gradevoli. Valorizza la città di Firenze, la sua cultura e la sua storia attraverso la produzione di saponi. Produce anche saponi liquidi che io utilizzo davvero pochissimo, per questo ho scelto delle referenze solide. Apriamo la scatola principale, che sarebbe proprio il pacco che mi è arrivato velocissimo. Infatti sono rimasta sorpresa quando mio marito mi ha portato il pacco. Quasi quasi non riuscivo a capire cosa ci fosse all'interno, perché non credevo potessero arrivare così velocemente. Dentro la scatola principale ci sono le confezioni di saponi. Beh, che dire,
eleganza, raffinatezza, arte. A mio avviso sono perfette per poter fare un regalo ad una persona estremamente raffinata. Potrei dire che sono dei prodotti vintage, ma probabilmente sono più classificabili come dei prodotti senza tempo, che hanno una storia che continua nel presente ed è assolutamente attuale. I cammei mi hanno colpita tantissimo quando ero in viaggio di nozze. In pratica ho scelto e avevo fatto vedere la scatola al rovescio. Ecco, adesso è diritta. Scusate, non vorrei fare nessun taglio in questo video perché sono molto più belli i video spontanei, quasi come se fosse una diretta. Praticamente vi stavo raccontando del mio viaggio di nozze, una delle tappe che ho preferito è stata Pompei. Prima di andare allo scavo archeologico di Pompei, presso il sito archeologico di Pompei, appunto, ci siamo fermati con l'autobus a Torre del Greco presso una bottega di cammei dove gli artigiani realizzano i cammei proprio come si faceva un tempo. Gli antichi romani utilizzavano i cammei ed erano oggetti, come lo sono ancora, di estremo valore e di grande raffinatezza. La loro produzione è molto meticolosa. Ci vuole una precisione e una vista eccellente perché sono praticamente delle incisioni a basso rilievo su conchiglie. Sapete che non avevo completamente idea di come si realizzassero, anzi credevo erroneamente, senza essermi documentata prima, che i cammei si realizzassero dai coralli. Invece si realizzano proprio dalle conchiglie che sono naturalmente stratificate, quindi è possibile creare dei chiaroscuri come degli strati velati sul prodotto finito e vengono a loro volta incastonati in basi di gioielli come orecchini, ciondoli per collane, monili di vario tipo. A dir la verità non li ho visti su fermaglie, anche perché probabilmente sarebbero anche molto facilmente perdibili, però li ho visti su pettinini che appunto sono anche i fermagli, diciamo, antichi e si fermano molto bene tra le acconciature, a differenza dei fermagli che possono scivolare e si possono perdere. Un cammeo costa un bel po', infatti non ho fatto nessun acquisto, ma c'erano con noi delle persone che acquistavano tanti cammei. Non è stato il nostro caso,
non mi è dispiaciuto perché comunque non mi piace portare gioielli eccessivamente costosi, mi sentirei troppo carica di una grossa responsabilità. Però sicuramente sono degli oggetti davvero preziosi, non soltanto per il materiale di cui sono composti, che è naturale, ma anche perché sono unici. I cammei sono unici perché sono prodotti artigianalmente, non esiste uno identico a un altro, ma anche perché appunto il materiale di cui sono fatti è naturale. Andiamo ad aprire la scatola delle saponette. Torniamo quindi all'argomento. Saponette artigianali del saponificio artigianale fiorentino. Basta sollevare il coperchio per aprire la scatola, che sembra quasi una scatola di cioccolatini di alta pasticceria, ma non illudiamoci, sono saponette, altrimenti qualcuno potrebbe anche mangiarle. Tra l'altro sembrano quasi di cioccolato bianco. Qui c'è una bella plastica, una sorta diciamo di pellicola piuttosto spessa, che adesso andremo a rompere per vedere meglio le saponette. Safo utilizza al massimo ingredienti semplici e genuini, per cui i nostri prodotti possono variare di colore nel tempo e con ogni nuovo lotto che produciamo. Eventuali variazioni non pregiudicano in alcun modo la qualità o l'efficacia del prodotto. Così c'è scritto sulla scatola, l'arte della qualità. Io ho scelto queste 3 saponette nella scatola, che sono della linea Floral Bouquet, bouquet floreale. Il profumo è davvero buonissimo, è fiorito, dolce, latticinoso a mio avviso. Ancora la confezione è chiusa, ma l'odore si sente tantissimo. Non immagino neanche minimamente quanto possa essere forte il profumo appena romperò questa pellicola. Dentro lo scatolone c'è un'altra confezione identica a questa. Me ne hanno mandate 2 e ne sono super felice, perché con una confezione voglio lavarmi le mani, lavare i pennelli e utilizzarla proprio in bagno per il suo utilizzo di igiene, mentre un'altra confezione voglio utilizzarla per profumare, proprio perché sono così profumate. Insomma, apriamo questa confezione e vi spiego cosa voglio farci.
visti senza la pellicola sono di una bellezza indescrivibile, sembrano scolpite. È rappresentato proprio un cameo con busto femminile. L'azienda produce anche saponi con altre immagini. Queste saponette ovali le ho viste anche con disegni di fiori, che sono pure molto belle. Sicuramente avranno un'altra profumazione. Che profumo non vi dico, biotruccose, biotruccosi, e così inebriante. Mamma mia, è davvero buonissimo. Questo odore mi trasmette una sensazione di accoglienza. Mi è venuta una bella ispirazione. Proprio per questo, una di queste saponette, wow, la destinerò al cassetto dell'intimo. Che profumo! Si sente anche da lontano. Dietro è inciso saponificio artigianale made in Italy, fiorentino sotto. Davanti è scolpito questo busto femminile che ha uno stile di donna classica. Le altre due saponette io le destinerò a al letto. Non ho ancora rifatto il letto stamattina. Solitamente non lo rifaccio subito, soprattutto se non devo uscire, e ho pensato di mettere una saponetta su ogni cuscino e sopra mettere la coperta. Per me il letto è come una confezione regalo. Spesso metto un sacchettino profumato di fiori, per esempio quei sacchettini di organza, li riempio con fiori di lavanda o petali di rosa e degli oli essenziali sui fiori, così da tenere i cuscini molto profumati. Ovviamente quando si disfa il letto li tolgo. In questo caso stavolta voglio provare a mettere queste saponette qui. Chissà cosa dirà mio marito stasera quando disferà il letto. Solitamente lui, quello che va a dormire per primo, è disfa il letto, quindi per primo. Meravigliosa la scatola che ha proprio le postazioni per le saponette. Sul sito ci sono anche delle confezioni singole di saponette, non soltanto queste a scatola. A me è piaciuta questa linea da impazzire. Adesso ho riempito una bolla di vetro con dell'acqua e voglio farvi vedere e anche provare io stessa
l'effetto di questo sapone sulle mani. Io solitamente utilizzo saponi solidi anche per la doccia. Infatti nella mia doccia c'è un portasapone in mineral marmo come il mio piatto doccia, con dentro una saponetta solida. Al momento sto utilizzando una saponetta al latte d'asina. Appena mi finisce uso questa, ma intanto la proviamo sulle mani insieme adesso e vi faccio vedere anche quanto vengono facilmente lavabili i pennelli. Da trucco, oggi mi sono truccata e prima di lavare i pennelli voglio provare queste saponette con voi, proprio per lavarli insieme a voi e vedere quanto è più efficace una saponetta solida rispetto al sapone in gel, liquido o un bagnoschiuma o un detersivo di qualsiasi altro tipo. Dunque prendiamo questa boccetta di acqua e ci immergo le mani e le lavo con una di queste saponette che un po' dispiace utilizzare per lavarsi le mani perché sono così belle che poi si rovina il disegno mano a mano che si utilizzano. Però è questa la destinazione d'uso principale delle saponette. Qui ho un pennellino e la mia bolla di acqua. Vedete? Il pennellino è sporco di trucco. Prendo la mia saponetta e vado a spennellare la superficie con il pennello in questo modo. Immergo nell'acqua, spennello ancora un po', immergo nell'acqua e il pennello è pulito. Ecco, posso asciugarlo e poi lasciarlo completamente asciugare all'aria. Adesso proviamo a lavare le mani con il sapone. Normalmente non lavo le mani dentro una boccetta, però per non cambiare location ho preferito riempire questa bolla di acqua. Vicino a una tovaglia per non combinare danni.
come avete visto poc'anzi, lascia proprio una crema delicata sulle mani. Questa crema si trasforma quasi in mousse, è una schiuma molto densa che accarezza la pelle. Dopodiché, quando ho risciacquato, ho sentito proprio quella sensazione quasi di swish, di pulizia profonda della pelle, che un po' mi preoccupa di solito, perché questa sensazione è accompagnata da secchezza. Invece, dopo aver asciugato con classico asciugamano in cotone, spugna di cotone, le mani sono molto morbide senza aver messo una crema idratante. Dunque la saponetta mantiene idratata la pelle, non la aggredisce, la lascia quindi morbida. Probabilmente se utilizzata sul corpo va messa poi la crema idratante, però ancora non l'ho provata sotto la doccia. Io solitamente dopo la doccia metto sempre la crema, anche per regalarmi un momento di piacevole coccola, un massaggio delicato e, anche se non ho molto tempo, anche un massaggio veloce. Questo è tutto. È stato un piacere poter condividere con voi questo momento di unboxing, di prime impressioni del prodotto. Le mani sono rimaste profumate, ma non è un profumo invadente quello che rimane dopo averle asciugate. Fatemi sapere nei commenti se avete mai utilizzato uno dei prodotti del saponificio fiorentino, se conoscevate già l'azienda in precedenza. I prodotti si possono reperire online, però sono in vendita anche nei negozi fisici. Vi lascio nell'info box il link del sito ufficiale del saponificio artigianale fiorentino, qualora vogliate dare un'occhiata anche ad altri prodotti. Un'altra cosa voglio sapere da voi, Pietruccose e Pietruccosi, se anche voi avete degli utilizzi alternativi delle saponette solide. Se sì, fatemelo sapere pure nei commenti, perché è bello confrontarsi e arricchirsi con idee diverse che non sono le solite. Ci vediamo alla prossima su Biotrucco ASMR. Ciao!